In un'era come quella di oggi, dove ci rendiamo sempre più conto che la guerra in Europa è sempre più imminente alle nostre porte, guerra in Ucraina alle 4 del mattino italiane. Attacco ad Israele, ci suonano le rendiamo sirene in tutto conto il che la paese, piovono società oltre 5.000 odierna missili dalla striscia di Gaza. Nella difficile e delicatissima trattativa per cercare di porre fine non al sarebbe conflitto mai in pronta Medio Oriente. per poter combattere un futuro conflitto. E quindi, rendendomi conto che effettivamente noi, uomo moderno di oggi, non saremmo in grado di difenderci in caso di un attacco nemico, oggi siamo qui per poter provvedere a questa nostra mancanza. Quindi, senza perderci ulteriormente in ulteriori indugi, andiamo subito a recuperare gli attrezzi che ci servono, perché sia mai che mi trovino impreparato. Ti aspetto. Vediamo subito di salire sul nostro veicolo, oh madonna che luce, e di andare a fare gli acquisti dei prodotti che ci servono. Ho già ben in mente cosa voler costruire. Andiamo subito. Ed eccoci appena arrivati. Adesso andiamo subito alla ricerca di ciò che ci servirà. Vediamo di addentrarci subito. Subito sono andato ad acquistare un tubo in PVC di diametro 50, un riduttore diametro 50 e 100 e un tubo diametro 100. Ecco, e adesso assembliamo. Perfetto. Adesso andiamo in primis a pagare il tutto e ora andiamo subito a casa. Pagato il tutto, mi sono subito diretto alla macchina per poter caricare la merce appena acquistata. Entriamo dentro la scrotomobile e torniamo a casa. Ok, eccoci qui, tornati nel nostro capannone. Ed ora che ho finito i nostri acquisti inerenti alla difesa personale, ora siamo pronti per iniziare nella costruzione del nostro sparapatate. E mi raccomando ragazzi, come voi potete già ben immaginare, tutto ciò non deve essere replicato. Ritenete Sartalfa un atleta professionista ed allenato. Ora, senza perderci ulteriormente in altre chiacchiere, vediamo di iniziare subito. Per prima cosa, vediamo di prendere le misure. Ora abbiamo un tubo in PVC di diametro 160 mm. Poi abbiamo un riduttore da 160 mm che andrà a 50 mm. Poi abbiamo preso un riduttore che appoggeremo qui, un ulteriore tubo in PVC che a sto giro andrà qui sopra. In questo modo la nostra struttura prenderà questa forma. Abbiamo preso anche un tappo molto importante che andrà posizionato proprio in questo modo, ma purtroppo siccome la nostra camera di combustione risulta veramente troppo grande, vediamo di dargli una piccola tagliuzzata per entrare in misure un po' più consone ed essere un po' più adibite per il trasporto, essere un po' più leggere. Iniziamo subito. Recuperata la sega, vediamo di accorciare subito la misura del nostro sparapatate. Ok, vediamo di accorciarlo subito. Adesso devo solo rifinirlo per bene e poi dopo iniziamo ad assemblare gli altri pezzi. Non ci resta altro che prendere il nostro tappo, confilarlo, lo inseriremo proprio qui, in questo modo. Altro oggetto che ci servirà per completare la camera di combustione sarà questo riduttore, che ora non inserisco perché sennò dopo faremo molta fatica a rimuovere. Riduttore qui e infine poi vi aggiungeremo la canna di sparo. Siccome sta calando la luce, io direi di continuare la nostra costruzione per domani, ma per voi non cambierà assolutamente nulla, quindi stacco e ci vediamo molto presto ragazzi. Ciao! Ed eccoci, ritrovati. Il giorno dopo abbiamo recuperato con noi il silicone. Ho recuperato dei viti autofilettanti, ma che purtroppo per la mia testa baccata non sono riuscito anche a ricordarmi di prendere l'avvitatore, quindi per oggi incolleremo solo le parti, poi inserirò le viti autofilettanti che utilizzeremo per sicurezza solo in un secondo momento. Il prossimo passo che dovremo fare sarà semplicemente bucare il tappo che abbiamo preacquistato per poter inserire il nostro accendino.
Dopodiché devi fare esattamente, bucheremo il tappo in questa posizione qui. Quindi ora procediamo subito nella preparazione del tappo. Cacciavite, mi sono munito di una vite autofilettante, filettiamo. Ce l'ho fatta a far bucare il tutto. Bene, ora che abbiamo preforato il nostro tappo e ottenuto questo risultato, non ci resta altro che attaccare ed assemblare col silicone le altre parti rimanenti, ovvero riduttore 1, riduttore 2, tubo e camera di scoppio, che adesso dovremo girare al contrario, qui ci andrà il tappo. Quindi partendo subito dall'apertura del silicone diamo inizio all'assemblaggio. Porca trota. Mi sono rimaste in mano le forbici. Aspettiamo un attimo che apro il silicone. Ok, sono riuscito ad aprire anche il silicone. Ora siamo pronti per poter iniziare ad assemblare la prima parte, ovvero mettere un bello strato di silicone qui sopra, in questo modo qui. Ora andiamo ad inserire adeguatamente. Sì, vabbè, ma così non lo spalmerò mai. Bisogna spalmarlo col dito, c'è poco da fare. Ok. Io lo spalmo sulla fuga in modo che poi non rischierò niente. È tantissimo il silicone in più che mi è stato dato, che ho donato, non che mi è stato dato, che ho donato. Arrivo subito, vado a lavarmi le mani. Ultra gay. Bene, sono tornato. Quindi prima cerchiamo i guanti, eccoli qua. Madonna mia, ma che stile questi guanti! E chi l'avrebbe mai detto? E chi l'avrebbe mai detto? Guanti neri, sono un po' troppo stretti, ho le mani veramente grandi. Guanto 1. Ma sapete cosa faccio? Mi toglierò anche il giubbotto perché non voglio incollarmi anche il giubbotto. Ok, ora che ci siamo anche spogliati, spalmo bene il silicone all'interno anche della camera di combustione in modo di far sì che aderisca al meglio, così evitiamo anche aperture spiacevoli non tanto gradite. Bene, quella parte lì adesso l'abbiamo spalmata. Adesso un'altra parte molto dolente secondo me, che ho avuto un po' d'ansia in questi giorni perché ci ho pensato, è l'attaccare questa parte rimanente di tubo che, come potete ben vedere, ho sagomato come fossi un bambino di 5 anni. Vediamo se tiene. Quindi spalmiamo bene il silicone, non come prima che ho dovuto spalmarla a mano. Prendo il riduttore numero 1, 2, già lo spalmo per bene all'interno. Come diceva un bagno di ragioneria, con un po' di forza e tanta vasellina, anche un elefante può inculare una gallina. Ribadisco che questo è solo un video educativo su come assemblare, non su come si costruisce per poi farne usi impropri. Quindi mi raccomando, non rifatelo a casa. Questo è il momento dolente. Adesso spalmiamo anche questo qua che mi è rimasto qui tra le dita, e non si parla di poco silicone, si sta parlando di un goccione di silicone. Quindi lo spalmo per bene perché non voglio, ribadisco, ricevere brutti scherzi dall'apertura di questo arnese. Guarda qui, mai massaggiato niente di così l'arco. Ok, ti piace? Mio cliente, ti è piaciuta? Ti è piaciuta come gli avete toccato collo? Un'altra goccia di silicone anche al suo interno. Opla. Andiamo ad applicare il secondo riduttore. Ok, secondo riduttore applicato. E adesso ultimo tubo da attaccare.
Tornare sempre. Miei clienti tornare sempre, altra volta hai fatto buco sotto la fare blocco più sopra. Dai la cazzo monello, Te ti piace proprio, ma io massaggio. E ora non ci resta che andare a sovrapporre i nostri tubi. Ok, i tubi fra di loro sono stati incollati, poi aspetteremo che il tutto si asciughi. Ora che abbiamo finito di collegare il tappo e l'accendino e abbiamo congiunto i vari pezzi fra di loro mediante il silicone, non ci resta altro che aspettare che il silicone si asciughi. Per me passeranno 2-3 ore, per voi sarà questione di secondi. Ci rivediamo più tardi. E nel mentre che attendevo che la struttura si asciugasse, ne ho approfittato per tornare a casa e recuperare l'abitatore. Perfetto. Ed eccoci ritrovati a pomeriggio. Io direi che è quasi pronto. Beh, finisco di montare queste ultime viti perché no, anzi. Porca troia. Ok. Purtroppo ho completato la nostra bestia. Mostriamola. Eccola. Adesso la provo, intanto vedete la mia reaction. Bene, mi sono messo in sicurezza anche i miei occhietti, anche se non respiro molto bene, però adesso possiamo ufficialmente partire con la prima prova ufficiale, vedete la mia reaction. Ho recuperato la racca e il tappo, non mi resta altro che caricare il nostro gioiellino, iniziare subito. Troppe scuse già ho utilizzato per spararla. Anche l'ossigeno, siccome sarà molto importante per un'esplosione, l'ossigeno è una parte fondamentale per tutto. Caricato, 3, 2, 1. Wow, assurdo, raga. Wow! Ragazzi, incredibile. Wow. Ed eccoci qui. Finalmente siamo giunti al giorno dove vi rivelerò le finiture finali al nostro mitico sparapatate. Si cela qui dietro alle nostre spalle. Ma ora, senza perderci in ulteriori chiacchiere, entriamo subito alla scoperta del nostro gioiellino. Índio come xota. Bene, ora non ci resta altro che andare nella nostra area esterna e scoprire i potenziali effetti di questo gioiellino. Andiamo subito. Bene, ed eccoci qui. Finalmente siamo giunti al giorno delle prove ufficiali del nostro mitico sparapatate. Per prima cosa, mi raccomando, state molto attenti, siccome già nelle prove che ho fatto questa mattina a telecamera spenta, come potete ben vedere, il primo tappo che ho ricreato è esploso. Quindi adesso ho apportato delle piccole modifiche, facendo un forellino non più centrale, ma più verso i bordi, dove penso che sia più resistente. Quindi, incrociando le dita, iniziamo subito. Ok, sta tirando un po' di vento, anche il dio Eolo è con noi. Dovremo in primis inserirla nella nostra canna. Quindi recupero un bastone, riempiamo da qui, patata inserita, spingiamo in fondo con uno stantuffo fino alla fine della nostra canna fumaria. Patata inserita, adesso non ci resta altro che inserire il gas, ovvero la lacca che ho preacquistato. Che Dio ce la mandi buona. Mi raccomando,
indossate sempre sistemi di sicurezza, come sto facendo proprio io, siccome con certe cose non si scherza. Ed eccoci qui con la prova finale dello sparapatate. Ho paura ad inserire ulteriore gas. Ok, la fiamma parte, devo solo inserire un po' più di gas e sperare che Dio ce la mandi buona. Inseriamo il gas. Lo sparapatate caricato e adesso vediamo la distanza che potremmo fare. Cos'era questo rumore? Hai sentito qualcosa? Bene, tentativo numero 2. Adesso procediamo con l'inserimento della lacca. Round 3. Fight! Ok, evitiamo fuoriuscite di gas e carichiamo subito. Wow! Carino. Ebbene ragazzi, la costruzione della nostra mitica arma di difesa personale a bassissimo prezzo è finita. Mi raccomando, non provateci a casa e per i più coraggiosi vi aspetto. Alla prossima. Ciao. Iscrivetevi e mettete mi piace al miglior commento, giveaway di ciò che rimane dello sparapatate. Ciao.